Buongiorno ragazze, bentrovate nel Crochet Café podcast di dicembre. Io sono Sayubi Crochet ed oggi vediamo insieme l'argomento che è il nostro angolo creativo. L'angolo creativo inteso come spazio ma anche come tempo, perché ognuna di noi interpreta a modo suo quello che viene proposto e di questo io sono felicissima. Detto ciò, partirei subito con lo spoilerare che a fine video vi parlerò di qualche aggiornamento da gennaio che sicuramente vi coinvolgerà, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine, poi ci sarà il lancio dell'argomento di gennaio, quindi ragazze rimaniamo sintonizzate. Parto subito con il mio angolo creativo. Voi ora vedete alle mie spalle un vero e proprio atelier laboratorio. Io vi faccio vedere un attimo l'entità del danno e basta, perché se vi piace vedere un pochino di più, ragazze, ci saranno dei contenuti dove spiegherò anche dove nascondo tutti i gomitoli, che sono davvero tanti. Quindi, ragazze, quello che vedete è ovviamente molto studiato e progettato affinché non disturbi la visuale e il mio ordine mentale, ma io sono fatta così d'altronde. Non è iniziato così il mio angolo creativo, non era questo all'inizio, ma era una porzione di pensile in un mobile in sala dove avevo messo tre gomitoli, tre o quattro, orrendi, un uncinetto numero 6 in plastica, realmente di plastica, e qualche marcapunto. Io inizialmente non avevo neanche come si chiamano, gli aghi da lana, non li avevo neanche comprati perché dicevo, ma tutte queste cose, no? E adesso, ragazze mie, gli aghi da lana sono un must. Comunque, da lì poi, quando la passione ha preso il sopravvento, sono uscita di casa e mi sono comprata il mondo. E credo di essere nel posto giusto per dire questo, perché secondo me anche voi avete fatto questa follia, comprarsi di tutto prendendo delle sole abominevoli, ma tutto fa bagaglio. E però ero felicissima perché arrivavo a casa con le buste di gomitoli, ah guarda quanto, che ci faccio, è un'emozione meravigliosa che tuttora va avanti ragazze mie, perché voi non crediate che ancora siamo a quei livelli. Però ovviamente i gomitoli aumentavano, quindi la necessità di trovare un posto migliore, più ampio, si palesava, no? E quindi io che cosa ho fatto? Ho comprato due borse uguali, molto belle, tra l'altro tipo stile anni 50, molto belle, che erano delle borse portalavoro. Io ho scelto di utilizzarne una come magazzino, quindi tutto bello incastrato a pressione dentro, e l'altra come portalavoro, quindi tutti gli attrezzi, il gomitolo corrente col progetto e magari un paio di gomitoli per proseguire il lavoro. E fin lì tutto bene. Dopodiché è iniziato il progetto del canale e quindi dopo è subentrato un discorso anche di attrezzatura video, il braccio per poter riprendermi che andava messo e tolto perché riprendevo inizialmente con una tovaglia nel tavolo della cucina, quindi era una postazione mobile che doveva essere poi tolta. Anche lì è dove lo metto il braccio, anche perché anche piegandolo sono abbastanza ingombranti. Quando poi il canale ho capito che era qualcosa che volevo portare avanti, abbiamo cominciato a pensare a uno spazio dedicato, anche perché io poi ho questa orribile ehm, diciamo, volontà di essere utile, di creare un contenuto che sia fruibile per la maggior parte delle persone, cercare di mostrare al meglio un filato o un progetto. E quindi capite che il tavolo della cucina con la tovaglia con me c'entrava niente. E quindi piano piano abbiamo iniziato progettazione, vogliamo usare il piano di sopra per fare tutto il laboratorio e abbiamo creato questa doppia postazione con la parte creativa
pratica, diciamo, quindi tutto dove, il posto dove registro tutorial, eccetera, e la parte più community, che è quella dove mi trovo adesso, dove registro le dirette, sì, registro, dove faccio le dirette o registro per esempio i podcast, ma ci sono tanti altri contenuti che io realizzo in questa postazione, che sono i contenuti in abbonamento per abbonati, ma ci arriveremo. Detto ciò, se vi piace l'idea, poi sviscereremo anche un po' quello che mi sono inventata all'interno di questo atelier, di questo angolo creativo che per me è il mio cucciolo, e spiegherò anche come faccio a nascondere tutti i gomitoli, per l'appunto, tutto il casino che noi sappiamo benissimo esistere in questa passione. Adesso vi vado a leggere le mail di chi ha voluto partecipare al podcast inviando sayubishop@gmail.com la propria storia. Buonasera, ti ringrazio per aver condiviso la mia storia. Questa è Roberta, una ragazza che ha già partecipato, ecco perché. È stato emozionante ascoltarla. Mi piacerebbe molto avere un angolo a casa dove riporre i miei articoli e i miei gomitoli e poter creare seduta a un bel tavolo. Invece no, visto che viaggio spesso, il mio angolo è itinerante, riempio alcune buste di gomitoli e che sia auto, van o traghetto vado di uncinetto. Il mio posto del cuore resta comunque la Finlandia, dove è iniziato tutto. È stato lì che punto dopo punto, con tanta pazienza, ho imparato questa bellissima arte. Come sempre ti abbraccio forte. Grazie Roberta, perché questa è può essere d'aiuto anche a chi viaggia in generale, anche chi va in vacanza banalmente una volta l'anno, per dire, e ha bisogno di trovare la sua dimensione. Intanto io vorrei sapere se hai casa in Finlandia, e se sì, ragazze, facciamo l'angolo creativo in Finlandia con l'uncinetto, per favore. Lo devo vedere, è un sogno, è meraviglioso. Ma parliamo di quello che tu hai chiesto. Angolo creativo itinerante. Tu mi dici che fai un po' malloppo, buste, gomitoli e andiamo. Giustamente chi viaggia non può sempre portarsi la borsa dedicata al crochet, ovviamente, perché è peso ed è bagaglio. Molto spesso bisogna proprio contenerci e quindi ha poco senso dedicare proprio una borsa. Ma invece di riempire delle buste, prova a dedicare una pochette vera e propria all'uncinetto. Potresti anche realizzartela da te. Oppure acquistare uno di quei beauty case, e ti dico beauty case perché l'interno sarebbe meglio fosse impermeabile, dove poi inserisci tutto quello che devi inserire. Questo perché all'occhio e alla mente ti mette nella condizione proprio di entrare nel mood. Non è pescare in valigia una busta, ma è prendere il pezzo dedicato. Cambia molto, mi darai ragione, fidati e prova. E questo è il consiglio. Io dedicherei proprio una borsetta all'interno di una valigia, col minimo indispensabile naturalmente, perché si parla di bagaglio, però a livello psicologico è un'altra cosa completamente. Spero di esserti stata utile. E vado a leggere la seconda mail che ho selezionato. Argomento di dicembre, il mio angolo creativo. Beh, come già ti dicevo, io non ce l'ho, vago per casa con gomitoli e lavori in varie borse, insomma una pazza. Ma tutto solo e soltanto per amore dei miei tanti bimbi pelosi che amano i fili, che però sono davvero pericolosi per loro, vero? Mi piacerebbe fare uncinetto a tutte le ore, ma ahimè il tempo è sempre lo stesso e le cose da fare sono molte come per tutti. Infatti ammiro te e tutte coloro che riescono a fare mille cose. Quindi mi ritrovo a fare uncinetto la sera tardi fino all'una. La passione non conosce limiti. Ti sarò davvero grata se potrai darmi dei consigli. A me e a chi come me vorrebbe avere un angolo creativo. Sono sicura che ci darai delle belle idee. E questa è Barbara che vuole chiederci come poter fare. Allora, quello io non so se tu abbia uno spazio da poter dedicare realmente, però quello che ti consiglio, io ho due consigli. Il primo è quello di, se vogliamo continuare con le borse sparse per casa, scegliere delle borse che siano uguali e che siano compatibili con l'arredamento che hai. Sembra una stupidaggine, sembra una frivolezza, ma ragazze, l'ordine visivo, cerco di metterla bene, l'ordine visivo è molto importante a livello psicologico. Ognuna ha il suo, tra l'altro, quindi non è detto che quello che per me è ordine lo sia per qualcun'altra.
Ci sono delle persone che vivono benissimo con i patchwork, per farci un'idea, no? Con un mix di colori, di materiali, eccetera. Persone invece molto più lineari che trovano il loro mood ideale in un ambiente asettico per assurdo, perché in quel caso riesce a stimolare completamente la propria creatività. Questo per esempio è il mio caso. Io ho studiato tutto questo ambiente proprio in funzione della mia personalità, di come io sono. Eh, Se tu trovi delle borse uguali, che siano compatibili con l'arredamento di casa tua, anche col tendaggio per assurdo, puoi anche costruirtele da sola, tu ti risolvi l'80% del problema, perché comunque lasciare una borsa in giro non sarà più disordine, ma sarà parte integrante di quella che è la tua stanza, la tua casa. E quindi il primo consiglio è questo. Qualora invece tu avessi uno spazio dedicato o potessi ricavartelo, io ti consiglierei già banalmente un cassetto. Fai spazio, fai un po' di decluttering di tante di quelle cose che sicuramente hai e che non utilizzi perché tutte noi le abbiamo e dedica uno spazio al crochet. Senza acquistare niente, senza divisori o altro, semplicemente un astuccio dove metterai tutta la ferraglia, se così la vogliamo chiamare, quindi gli uncinetti, marcapunti, via da lana, eccetera, eccetera, il metro, chi più ne ha più ne metta, e poi tutta la tua collezione di gomitoli, belli messi in fila, nel cassetto. Tu vedrai che aprire quel cassetto ti catapulterà automaticamente nel mondo. È un po' come la borsetta che dicevo prima a Roberta. È proprio un discorso psicologico che ti mette nel mood. Cambia tantissimo. Io spero di averti aiutata con la minima spesa possibile a vederla da un altro punto di vista. Ecco. Detto ciò, ragazze, io vi voglio intanto ringraziare per aver partecipato, scusate, ma qui il telefono notifiche cose, e vi voglio ringraziare per aver partecipato. E non posso leggere tutte le mail che arrivano perché sennò verrebbe un video eterno e mi rendo conto che non tutti possono apprezzare questo genere di contenuto. Ma a questo proposito, visto che molte persone in realtà lo apprezzano e molte persone vorrebbero essere citate nel podcast e vorrebbero condividere le loro storie personali, anzi magari senza essere nominate perché alcune sono un po' delicate e poi dipende sempre dalla personalità. La comunicazione che io vorrei fare è che intanto l'argomento di gennaio sarà ti senti capita nella tua passione, quindi hai riscontrato un'ostilità nei confronti degli altri, da parte degli altri, scusatemi, rispetto alla tua passione oppure no. E qui parliamo di banalmente parenti, ma anche di chi magari vede passare davanti a sé tante persone, avete trovato indifferenza, vedete se c'è chi comprende il valore di quello che stiamo facendo in queste baracche, nella baracca di Sayubi, nelle vostre baracche o no? Come vi sentite quando magari consegnate un regalo di Natale? Sentite che si capta quello che sta succedendo oppure c'è una superficialità? Qui sarei molto curiosa di sapere qual è la vostra esperienza per fare un po' il punto della situazione nel 2026 e capire se c'è poi un'educazione, no, al crochet e al rispetto dell'artigianato. E quindi questo è l'argomento lanciato, sayobishop@gmail.com. Già vedo che qua il video diventa abbastanza lungo e quindi vado a stringere dicendovi la novità, l'aggiornamento. Dato che, come dicevo, molte persone vogliono partecipare, vorrei, e vedo che i podcast diventano sempre più lunghi, ho deciso che da gennaio i podcast saranno spostati nella sezione abbonate, o meglio, nella sezione del club delle croscettine. Voi vedete il tasto qui abbonati, se cliccate avete tre opzioni. C'è il club delle croscettine a 4,99 € al mese che dà accesso a dei contenuti extra, quindi il canale di Sayubi Crochet rimane lo stesso, chi decide di non abbonarsi avrà esattamente quello che ha sempre avuto, anzi in realtà un contenuto in più perché dal 2026 ci saranno un terzo contenuto a settimana. E non ci sarà però più il podcast che sarà spostato solo nella sezione abbonati, proprio per poter creare un angolo più intimo e per dare il giusto spazio alle storie di tutte quante. Mi piacerebbe proprio dedicare dei video alle risposte
e quindi creare proprio delle discussioni da community. E posso capire che questo toglie spazio ai tutorial e quindi è giusto che chi è veramente interessato possa avere il suo spazio. L'abbonamento costa, come ripeto, 4,99 € al mese, ma non ci sono solo i podcast, ci sono i podcast, ci saranno, ci sono dei video aggiuntivi, ci sono delle domande e risposte, ci sono dei mindful crochet, quindi degli esercizi per la postura, ci sono tante cose, tra cui anche vlog dietro le quinte, sono dei contenuti aggiuntivi, ragazze, che toglierebbero spazio comunque ai tutorial. Quindi se avete voglia di supportare il canale in maniera concreta con un piccolo contributo, io vi aspetto anche là. Qualora non aveste voglia o necessità, ragazze, sono sempre qua, sono sempre io e i contenuti sono esattamente quelli che avete già visto, anzi con delle aggiunte. Detto questo, ragazze, vi auguro un fantastico dicembre, ci sarà tempo per farci gli auguri perché tornerò da queste parti e ci vediamo al prossimo podcast. Un bacio!